Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Input Comprensibile. In questa tipologia di video io vi insegno l'italiano attraverso gesti, parole e immagini, di modo tale che possiate imparare in maniera naturale, proprio come fanno i bambini. In questo video vi porto con me al supermercato, andremo a fare la spesa. Infatti sono già di fronte al supermercato e impareremo un po' di termini relativi a questo mondo. Dunque, se siete pronti per iniziare, cominciamo! In realtà adesso siamo entrati nel centro commerciale dove all'interno c'è il supermercato. Stiamo andando ad un Carrefour e nello specifico siamo venuti a questo Carrefour perché è più grande di quello che abbiamo vicino a casa. Di solito comunque andiamo in quello vicino a casa. Volevamo prendere il carrello, ma ci siamo resi conto di non avere un euro perché bisogna inserire una moneta qui e non abbiamo monete, quindi adesso andiamo a prendere il cestino. Questo qui è un cestino, è un po' più piccolo per quando si fa una spesa più piccola. Questo è un Carrefour abbastanza grande, ci sono diversi reparti. Per esempio in questo caso c'è il reparto elettrodomestici, qui invece è il reparto dei prodotti in promozione. Vedete per esempio il cartello giallo, questo significa che i prodotti hanno degli sconti. Di solito quando veniamo al supermercato con Ale facciamo una lista della spesa, la facciamo sul cellulare così la possiamo aggiornare entrambi. Oggi non dobbiamo comprare niente qui, ma questo è il reparto parafarmacia e invece qui c'è il reparto profumeria, prodotti di bellezza. Qui siamo nel reparto della frutta e della verdura, in realtà qui della frutta, e c'è Ale che sta prendendo delle prugne. Invece da questo lato c'è un reparto che mi piace molto, che è quello della panetteria, anche se non c'è quasi niente oggi. Prima di continuare voglio ringraziare lo sponsor di questo video che è italki. Una delle domande che mi fate più spesso è: ok Francesca, guardo i tuoi video, ascolto podcast, leggo in italiano, ma come faccio davvero a iniziare a parlare? E la verità è che sì, l'input è fondamentale, ma ad un certo punto bisogna anche fare pratica con una persona reale. Per questo mi piace italki, lo uso da anni e consiglio soltanto strumenti che uso personalmente, che provo e che mi piacciono davvero. Infatti sono molto felice di collaborare con loro. Su italki potete trovare insegnanti madrelingua italiani e fare lezioni individuali online registrandovi gratuitamente. Se state imparando l'italiano potete selezionare italiano, filtrare l'insegnante in base al prezzo, alla disponibilità o allo stile di insegnamento, leggere le recensioni e prenotare la vostra lezione. Io uso italki da anni, ma dall'altra parte, come studentessa. Da un po' di anni faccio lezioni con un insegnante madrelingua cinese ed è uno dei momenti che aspetto di più ogni settimana. La mia insegnante ascolta le mie esigenze e adatta le lezioni ai miei obiettivi e al mio livello. Per esempio, prima del mio viaggio in Cina ci siamo concentrate molto sulle conversazioni pratiche e sulle situazioni quotidiane, perché in quel momento quella era la mia priorità. Ma il concetto è esattamente lo stesso per voi che state imparando l'italiano. Potete usare italki per fare conversazione, migliorare la pronuncia, fare domande di grammatica o semplicemente costruire la sicurezza per parlare davvero. Se volete provare italki, iscrivetevi tramite il link in descrizione e prenotate la vostra prima lezione. Usando il mio link supporterete anche il mio canale di YouTube, quindi grazie. I primi 50 utenti che useranno il codice Francesca5 riceveranno 5 euro di sconto sulla loro prima lezione di almeno 10 euro. E adesso ritorniamo alla nostra spesa. È un po' vuoto, però c'è da dire che di pane ce n'è abbastanza. Ci sono un po' di baguette e poi c'è del pane ai 5 cereali, pane integrale, un po' di tutto. Adesso prendo dei sacchetti di plastica e dei guanti, in realtà un solo guanto. E adesso prendiamo un po' di avocado, che lo usiamo spesso nelle nostre insalate. Questo secondo me va bene, prendo questo che è grande. Ok. Solo uno ne prendiamo. Va bene. Adesso dobbiamo andare a pesarlo. L'avocado è il numero 5, questa è la bilancia. E adesso pesiamo l'avocado numero 5. Adesso Ale ha preso delle banane, peso anche queste,
Che numero sono? 19 o 307? 307. Abbiamo preso anche delle pesche. Siamo alla ricerca del pomodoro. Abbiamo preso dei pomodorini cherry, pomodorini ciliegino. Abbiamo scelto questi. Ora prendiamo dei broccoli che, come vedete, sono in offerta o in promozione. Questi mi sembra che abbiano un buon colore, quindi prenderei questi. Tra l'altro ho notato che ci sono dei finocchi. I finocchi qui in Spagna è molto difficile trovarli e a me piacciono tantissimo. E qui ci sono. Mia mamma mi fa sempre i finocchi crudi con olio, sale e li amo. E un po' di pepe anche. E limone. A noi piacciono un sacco le olive verdi, quindi adesso c'è il momento della scelta delle olive verdi. Adesso siamo nel reparto salumeria, anche se come vedete ci sono dei formaggi lì, quindi è un po' il reparto dei salumi e dei formaggi. Possiamo comprare prosciutto, salame, mortadella. Ovviamente qui in Spagna è molto famoso il jamón serrano. Eccoci nel reparto pescheria, qui possiamo comprare pesce o frutti di mare. Penso che oggi compreremo solo del salmone perché di solito il pesce preferiamo comprarlo il giorno stesso in cui lo mangiamo. La che vedete qua dietro è la macelleria, il reparto della macelleria dove si può comprare della carne. Oggi compreremo soltanto un paio di hamburger perché abbiamo già della carne congelata in casa. Siamo ritornati nella zona panetteria perché ci siamo dimenticati di comprare il pane e volevo anche mostrarvi come si può affettare il pane qui in Spagna. Dico in Spagna perché in Italia non l'ho mai visto. Primo passo, mettere il pane in orizzontale. Secondo passo, chiudere. Terzo passo è selezionare lo spessore. Noi lo vogliamo sottile. Non so perché, ma questa cosa mi piace un sacco. Non so se in Italia sia possibile farlo. Io l'ho visto per la prima volta qui in Spagna. Entrerà? Sì, no? Lo metto dentro. È che non è, questo qui non è quello per il pane. Questo è quello per le brioche. Siamo in uno dei miei reparti preferiti, che è quello dei formaggi. Adesso sì che vi posso mostrare una parola perché siamo in Italia, nella zona dei formaggi italiani, perché volevo prendere il pecorino romano per fare ovviamente una carbonara. In realtà non una carbonara ma una gricia. Sono nella zona della pasta, che prendiamo un pacco di pasta. Questa qui è una delle mie preferite, di quelle del supermercato ovviamente. Di solito compriamo o la molisana o la garofano, dipende un po' da quello che c'è, anche perché comunque in Spagna non c'è troppa scelta di tipologie di pasta. Niente, volevo fare una ripresa naturale di quelle stile vlog cinematografico, ma non ci siamo riusciti. Sto cercando Ale, che non so dove sia andato. Adesso sono nel reparto detergenti, reparto pulizia, ma non dobbiamo comprare niente oggi in questo reparto. Ora siamo nel reparto bevande alcoliche, in realtà, perché vogliamo comprare una bottiglia di vino. Qui ci sono le bottiglie di vino rosso. Come vi dicevo, qui ci sono le bevande alcoliche e qui invece ci sono le bevande analcoliche senza alcol. E poi c'è anche l'acqua. Abbiamo già comprato stamattina l'acqua perché siamo andati al Carrefour vicino a casa e adesso stiamo prendendo un paio di birre. Abbiamo preso delle lattine di birra. Questa qui è una lattina. Qui c'è il reparto del bagno dove si può comprare carta igienica, vari prodotti per il bagno. Qui invece ci sono un po' i prodotti per la lavatrice, per la lavastoviglie. Di solito dopo i pasti ci piace mangiare un pezzo di cioccolato, un quadratino di cioccolato, quindi adesso compriamo un po' di cioccolato fondente al 74%. Andare al supermercato con lui è come andare con i bambini. Adesso si è fermato a vedere i popcorn e le patatine fritte. Qua ci sono un po' di arachidi, frutta secca e qua ci sono
i pacchetti di patatine fritte. In realtà mi stavo rendendo conto che comunque un sacco di reparti non hanno realmente un nome, diciamo reparto caffè, reparto dolci, reparto detergenti. Non abbiamo dei nomi precisi per alcuni reparti, diciamo semplicemente reparto e poi il prodotto che si può comprare in quel reparto. Comunque volevo anche dirvi che ovviamente la parola reparto è la parola forse più corretta, ma nell'italiano di tutti i giorni si può usare tranquillamente la parola zona, la zona caffè o l'area caffè, l'area dolci. Spesso quando vado al supermercato con mia mamma dico sono dai dolci o sono dal pesce. Non necessariamente bisogna usare la parola esatta, ci si può tranquillamente arrangiare in altri modi. Niente, mi ha convinto a comprare il gelato. Questo qui è l'After Eight, almeno in Italia lo chiamiamo After Eight, ma è menta e cioccolato. Questo è il reparto delle conserve, prodotti a lunga conservazione. Per esempio qui ci sono un po' di verdure, di legumi, qui ci sono delle scatolette di tonno, sono i prodotti che durano a lungo. Qui ci sono le casse per pagare, ma noi oggi paghiamo qui. Adesso ci sta chiedendo di passare la tessera fedeltà. Questa è la tessera fedeltà. Qui ci sono i nostri 2 sacchetti della spesa. Questo è un sacchetto della spesa. Non vi ho mostrato lo scontrino perché abbiamo scelto l'opzione dello scontrino digitale, ma metto qui. Questo qui è uno scontrino. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Io spero davvero che questo video sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi ringrazio moltissimo per averlo visto e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao!